Laura Gramuglia, come stai? Bem-vinda, è un piacere riceverla nel mio programma. Volevo dirti che il tuo libro è fantastico. Wow, grazie. Thank you, Daniela. Obrigada por esse convite. É um prazer ser convidado. Perfeito português. Poderíamos fazer essa entrevista em português, mas para você que está nos acompanhando aqui no Brasil, temos legendas em português. Se você já não está vendo essas legendas, basta acioná-las aqui. Laura Gramuglia, Aretha Franklin, Janis Joplin, Patti Smith e Stevie Nicks, para citar aí 4, né, entre as 52 mulheres desse livro incrível, mulheres fortes e pioneiras em vários sentidos numa indústria que a gente sabe ainda é e sempre foi predominantemente masculina. Então, para começo de conversa, na sua opinião, Laura, o que essas mulheres do rock têm em comum? Beh, come hai detto tu, Daniela, queste donne sono state tutte delle pioniere, hanno tracciato un sentiero laddove prima non c'era, un sentiero che ancora oggi noi stiamo seguendo e lo seguono tutte le donne che lavorano nel mondo della musica, tutte le professioniste che oggi finalmente hanno degli esempi innanzi a loro laddove prima non c'erano. Avere spazio e possibilità è qualcosa che anni fa le donne nel mondo della musica e non solo potevano solo sognare. Per la maggior parte di loro il matrimonio e la maternità rappresentavano degli ostacoli insormontabili per continuare la propria carriera. Oggi fortunatamente non è più così, ma ci sono campi in cui, per fare un esempio, la disparità salariale è ancora un problema, è ancora un grosso problema. Io credo che le sfide sono ancora tante, non finiscono mai e non bisogna mai arretrare sulle proprie posizioni e sulle proprie conquiste. E questo concetto lo sintetizza molto bene St. Vincent, che è presente in Mujeres do Rock. St. Vincent ci dice che se non sei al tavolo, sei sul menù. E como você chegou a esses 52 nomes, vamos falar daqui a pouquinho das brasileiras, como você chegou a essas 52 mulheres do rock? È stata una scelta molto difficile perché le donne nel mondo della musica sono molte di più naturalmente, ci sono sempre state, anche se i loro nomi sono scomparsi tra le pieghe della storia, però ci sono state e ci sono ancora e sono tantissime, quindi la scelta non è stata affatto facile. E tra l'altro la mia paura era quella di compilare una sorta di lista, una sorta di enciclopedia del rock, ma esistono già le enciclopedie. Quindi la mia idea era tutt'altra, era di raccontare le rivoluzioni che queste donne hanno compiuto nel mondo della musica. Rocket Girls, Mujeres do Rock è per prima cosa una richiesta di attenzione, una lettura che incoraggia a guardare oltre le etichette e a considerare la musica scritta, prodotta, suonata dalle donne non un genere a sé, ma un mondo ricco e sfaccettato quanto quello maschile. Temos aqui, só para citar algumas, como eu disse, são 52, Pat Smith, Janis Joplin, Stevie Nicks, Joan Jett, Debbie Harry, Courtney Love, Tina Turner, Johnny Mitchell, John Baez, Trace Chapman, Carly Simon, Marianne Faithfull, Bjork, Nico, são realmente mulheres incríveis. E aí, Laura, entre todas essas mulheres, qual pesquisa, qual biografia te surpreendeu e por quê? Beh, forse se ce n'è una che mi preme raccontare più di altre è la storia di Betty Davis, conosciuta
ai più per essere stata soltanto un anno la compagna, la moglie di Miles Davis, e questo nome è sicuramente più conosciuto rispetto a quello di Betty. Ma Betty in realtà è stata un'artista incredibile, è stata una donna davvero straordinaria che tra l'altro è scomparsa da pochi mesi, e quindi è ancora più giusto, corretto offrire un tributo a questa fantastica artista che tra il 1973 e il 1975 ha scritto, prodotto e suonato 3 dischi di puro funk incendiario. Betty fa tutto da sola, sceglie i musicisti che la accompagnano in tour, che la accompagnano in studio, arrangia i brani ed è in anticipo sui tempi, perché la sua era una visione creativa, personale del rock mischiato al funk in una parola fusion. Ecco, chi mai aveva sentito prima quelle canzoni? Chi mai aveva sentito prima quelle parole uscire dalla bocca di una donna? È in anticipo sui tempi, le radio non passano i suoi pezzi. Se quelle canzoni le cantano i Rolling Stones, se le canta Mick Jagger, allora va tutto bene, allora è un maschio che può permettersi forse di raccontare certe situazioni scabrose, piccanti, ma se è una donna a farlo, una donna afroamericana, ecco che c'è un limite, e questo limite Betty lo supera ed è assolutamente cosciente di superarlo, ed è per questo che quando le chiedono di cambiare se stessa, di cambiare genere, di vestirsi di più, di cambiare atteggiamento sul palco, lei rifiuta e semplicemente saluta il mondo della musica, perché capisce che non fa per lei questo gioco. Questa aqui, Bette Davis, realmente um ícone feminino, uma grande pesquisa, muito importante essa presença, como a Laura disse, uma biografia um pouco obscura, né, menos conhecida do que deveria, um ícone da moda, uma pioneira na representação da mulher afro-americana também. Grande lembrança, e aproveitei aqui já para mostrar essas ilustrações incríveis da sua parceira, da Sara Palha. Laura, você afirma em seu livro que as mulheres do rock não são poucas, mas poucas são as lembradas, né? Eu acho isso super importante, pensando na visibilidade que essas mulheres têm ou que tiveram, né, na cena do rock. Qual a razão, Laura, desse apagamento de uma influência importante, né, das mulheres em oposição a um protagonismo masculino? Mh. Sì, le donne si sono smarrite nelle pieghe della storia, perché la narrazione è stata scritta in buona parte dagli uomini. Quindi se è vero che le musiciste, le professioniste, le addette ai lavori ci sono sempre state, è vero anche che una parità di genere ancora oggi non è stata raggiunta. Si sa che il rock è a predominanza maschile, e anche allargando il discorso musicale a pop e dintorni non si può pensare ancora lontanamente a una rappresentanza femminile paritaria. Tuttavia si può pensare di allargare il discorso, si deve fare. Quello che ci tengo sempre a ricordare è che alle donne non è mancato il talento, il genio per lasciare un segno nel mondo dell'arte e delle idee, è mancato il tempo, perché se quello che serve per creare sono periodi in compagnia della propria ispirazione, ecco, è qualcosa che le donne non hanno mai potuto permettersi, perché non avevano tempo a disposizione, perché questo tempo dovevano dedicarlo alla cura della casa, alle cure familiari. E quindi ecco la grande differenza, la grande discriminazione. Alle donne è mancato il tempo.
E se a gente pensar, né, que existe, né, um pioneirismo de mulheres na cena do rock, mas o que os homens eram e ainda são, né, a maioria. Aliás, se a gente pensar que estamos aqui, Laura, hoje em 2022, e é curioso, eu sou uma das únicas mulheres jornalistas de Mh. música no YouTube aqui no Brasil, né? E meu público não tenha dúvidas, essencialmente masculino, né? Então a gente ainda reproduz um pouco essa Mh. lógica, né? Algumas mulheres que podem ser consideradas satélites, mulheres satélites, gosto dessa imagem, para outras que vieram depois delas, né? E que seguiram um determinado estilo a partir dessas mulheres satélites ou sonoridade. A gente poderia pensar, por exemplo, entre as que estão aqui no seu livro, em Aretha Franklin, Mh. Janis Joplin, Joni Mitchell, Pat Smith, Stevie Nicks e Yoko Ono, talvez como sendo essas mulheres. Eu não sei se você concorda. Você conseguiria traçar assim uma linha evolutiva entre essas mulheres retratadas no seu livro e uma relação entre essas trajetórias e os seus contextos sociais? Sì, sì, assolutamente. Beh, se pensiamo ad Aretha Franklin, per esempio, pensiamo a una rivoluzione molto personale, una rivoluzione che ha avuto inizio tra le pareti domestiche, all'interno della propria abitazione, perché Aretha Franklin arriva al successo con Respect, un brano di Otis Redding, un brano che lei riscrive perché in quel brano l'autore auspicava il rispetto dalla propria donna quando tornava a casa la sera. Ecco, Arita stravolge quel brano perché Arita chiede il rispetto per se stessa e per tutte le donne che stanno a casa, che si prendono cura dei figli, che preparano la cena per quel marito che pretende rispetto. Beh, lo pretende anche la moglie il rispetto, lo pretende anche la donna che attende a casa. Quindi ecco che la rivoluzione di Arita è una rivoluzione domestica e poi apre le porte a tutte le altre donne che ascolteranno quella musica, la sua musica. Poi per quanto riguarda Janis Joplin e Stevie Nicks, ecco che abbiamo una rivoluzione che inizia all'interno di una band composta da soli uomini. Ecco, questo è molto importante perché per la prima volta abbiamo delle leader che scrivono i pezzi e che poi ad un certo punto scelgono di uscire dalla band, quindi di lasciare da parte gli uomini e di costruire una propria carriera solista. Janis Joplin purtroppo non ha avuto il tempo, le è mancato il tempo per realizzare il suo disegno di vita e di carriera. Ecco che invece Stevie Nicks riesce a creare una propria carriera di successo solista. Per quanto riguarda Joni Mitchell, beh, è stata sicuramente una pioniera anche della produzione, perché è stata sicuramente tra le prime a scrivere, arrangiare i propri brani e anche a produrli. È stata la prima a tentare di governare lo show business, a ribellarsi allo showbiz semplicemente con una propria etichetta. Quindi attraverso la propria etichetta poteva anche esercitare un potere che fino a quel momento era esclusivamente maschile. E poi pensiamo alla rivoluzione di Yoko Ono che ha combattuto contro il mondo perché è stata accusata e in parte purtroppo ancora oggi viene accusata di qualunque cosa, tra cui anche quella della fine dei Beatles. Non è colpa sua, Yoko Ono era un'artista completa prima di incontrare John Lennon e quindi parliamo di una grande rivoluzione che ha per protagonista una donna che ha lottato per tutta la vita contro il resto del mondo, per
non soltanto imporre la propria visione, ma per un bisogno personale di fare arte e di comunicare al mondo la propria arte e la propria musica. E pensando nessas mulheres e suas influências, né, entre elas, eu fico pensando em PJ Harvey e Cat Power como filhas espirituais assim da Patti Smith, e numa outra linha de influência, pensando na Stevie Nicks como a mãe espiritual de Cyndi Lauper e Madonna. Você também vê assim? O que você acha? Sì, ci sono dei paralleli, ci sono dei percorsi molto importanti proprio perché, ci sono stati dei modelli e quindi sicuramente per PJ Harvey è stata un modello, Patti Smith che per prima si è interessata a diverse arti, si è interessata alla musica, si è interessata alla poesia, si è interessata alla letteratura e è un vulcano inesauribile ancora oggi, Patti Smith. E sì, PJ Harvey, se vogliamo possiamo anche immaginarla al fianco di Patti Smith per quanto riguarda un percorso artistico. È chiaro che poi a livello di produzione siamo distanti perché parliamo di donne uniche. PJ Harvey continua a scrivere e a produrre dischi molto diversi l'uno dall'altro ed è questa la sua forza, la possibilità proprio di cambiare pelle, di cambiare scenario, di cambiare argomenti, di passare dalle proprie rivoluzioni, da un racconto intimo di un amore finito ai problemi che invece coinvolgono la società, problemi che coinvolgono interi popoli, che è quello che ci racconta nel suo ultimo disco e anche nel suo film A Dog Called Money. Laura, eu queria que você falasse um pouco do trabalho da sua parceira, da Sara Palha, artista que fez essas incríveis ilustrações do livro do Mulheres do Rock, por favor. Enquanto eu mostro aqui um pouquinho. E aí, se você quiser, já pode falar um pouco das brasileiras, as duas brasileiras que você incluiu nessa edição da Belas Letras. Sì, 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 sì. Rita Lee e Pitti sono le protagoniste dell'edizione brasiliana di questo libro. È stato difficile scegliere soltanto due nomi tra le grandi protagoniste della scena musicale brasiliana. Ho pensato a Elsa Soares, Elis Regina, Nara Leao, Maria Bethania, sono tutte artiste che ho ascoltato e le cui storie personali mi hanno sempre, sempre coinvolto. Poi però dovevo arrivare a una scelta e grazie anche a Belas Letras, alla casa editrice brasiliana, siamo arrivate a questi due nomi naturalmente anch'essi rivoluzionari e che hanno portato davvero un mondo che prima non c'era. Rita Lee è stata anche in Italia all'inizio degli anni '80 e partecipò proprio a un programma televisivo italiano e lì il mio primo incontro con Rita Lee. Grande Rita Lee, presença obrigatória. Eu fiquei me lembrando também de Cássia Eller, que é uma mulher importante, além de todas essas que você falou também. E Rita é a nossa, como a gente chama no Brasil, a nossa rainha do rock. Laura, no livro você faz um perfil de cada uma dessas artistas, dessas 52 mulheres do rock, com ênfase na música que elas fizeram ou fazem, mas também numa atitude feminista de cada uma delas, cada uma à sua maneira, dentro de um contexto que muitas vezes é geracional. Como você vê as contribuições que essas mulheres do rock
dessas mulheres rock, não apenas ao rock, mas também para o feminismo, né? E quais os paralelos e mudanças que você destacaria nesse protagonismo das mulheres do rock dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, enfim? Io credo che ciascuna di queste protagoniste abbia usato la propria fama, il proprio potere per attirare l'attenzione non soltanto sulla disparità di genere nell'industria musicale, ma anche su battaglie più grandi. Pensiamo ad esempio alla vita di Nina Simone e anche di John Baez, da sempre in prima linea per i diritti civili. Lo stesso impegno che porta Cyndi Lauper a raccogliere da quasi 20 anni fondi per i senza tetto all'interno della comunità LGBTQ+, alle campagne di Beth Ditto contro la dittatura del corpo perfetto, a Madonna che si batte contro la discriminazione legata all'età delle donne, Kathleen Hanna e ancora prima Sleath e Joan Jett impegnate a garantire modelli alle ragazze che desideravano farsi largo in una scena a maggioranza maschile. Ecco, in questo modo mi auguro di essere arrivata anche a chi magari non ha ascoltato la musica di alcune di queste donne. Spero anzi si sia colto il suggerimento di ascolto, quel brano che compare all'inizio di ogni capitolo e che dà il là alla storia e che ha dato il là alle rivoluzioni che racconto. Laura, um dos temas que a gente percebe que se repetem em vários perfis que você escreve, e, portanto, em várias biografias dessas mulheres, um dos desafios recorrentes que você aborda no seu livro, na trajetória delas, foi o de enfrentar o ambiente hostil da indústria musical, que sempre foi especialmente manipuladora e opressiva com as mulheres. No seu livro, há artistas que sucumbiram a isso de alguma forma, por exemplo, o Amy Winehouse ou Whitney Houston, e outras que conseguiram se impor e assumir o controle de suas carreiras. Talvez a Madonna seja o maior exemplo, né, desse empoderamento de uma mulher diante da indústria musical. Você acha que essa indústria hoje, em 2022, ainda trata diferente homens e mulheres? Mm. Quello che accade nell'industria musicale è il riflesso di quello che accade nella nostra società, se ci pensiamo. Ai ragazzi, ai maschi sembra sempre permesso fare qualcosa di più. Pensiamo ad esempio a tutte le volte in cui i ragazzacci del rock sono andati un po' fuori di testa. Ci sono bad boys che hanno costruito una carriera sul loro brutto carattere. Pensiamo ai Led Zeppelin, pensiamo ai Guns N' Roses, pensiamo a band come Motley Crue, Oasis. Ecco, ci sono state queste band formate da uomini. Quando però momenti di forte stress sono capitati alle donne, il racconto è stato un po' diverso e qui penso a Janis Joplin, penso a Amy Winehouse, penso a Cass Elliot, Karen Carpenter, donne che non sono riuscite a risalire la china, a tornare in superficie e che sono state trattate sicuramente male dai media, dalla stampa. Per loro è stato un grosso problema e infatti poi non sono più qui a raccontarci come è andata. E ci sono donne che invece tentano di superare i loro problemi, penso a Sinead O'Connor, penso a Lauryn Hill, Erykah Badu, ci sono tantissime donne trattate non bene
dai media, ma sono ancora qui a raccontarci, a portare la propria testimonianza. Quindi sicuramente il loro percorso può essere un esempio. Sicuramente sì, l'industria musicale tratta uomini e donne in maniera differente e credo che questo sia evidente. Così come è evidente che forse anche ce ne stiamo accorgendo, ne stiamo parlando e forse questo è anche un modo per iniziare a cambiare questa visione e a immaginare di arrivare a una parità anche in questo campo. Concordo plenamente. Acho que essa voz, né, que se faz ouvir hoje de todos os abusos que foram feitos e que continuam a ser feitos, né, todas as opressões que as mulheres sofreram nessa indústria, como condição, né, para que elas conseguissem dar sequência à sua trajetória. Claro, com mulheres que foram mais fortes que isso, né, desde o início. Temos aí não só a Madonna, mas a própria Patti Smith, né, que nunca fez concessões em nenhum sentido, né, sobretudo o artístico, mas é preciso mudar esse cenário ainda com toda certeza, né, Laura? E a gente também conhece essa realidade trabalhando como mulheres na indústria musical, né? A gente também conhece ainda hoje essa realidade, você, eu e tantas outras. É mais difícil a gente se colocar nesse cenário, com toda certeza. Para a gente terminar, Laura Gramulha, essa conversa adorável, essas mulheres aqui retratadas no seu livro Mulheres do Rock, que chega ao Brasil pela Belas Letras, temos aqui um cupom de desconto para quem quiser comprar o livro da Laura aqui. Clicando nesse link, você compra o livro com desconto. O livro é lindo, é realmente um capa dura, um objeto de arte, né, e pesquisa. As ilustrações da Sara Palha e os perfis da Laura Gramulha. Então, como a minha última pergunta hoje para você, dessas mulheres do rock retratadas aqui no seu livro, de quem elas descendem, Laura? Existe uma mulher que, na sua opinião, foi a pioneira das pioneiras no rock ou nessa cena? Sì, sì, sì. Per me è la artista che apre proprio il libro. Parliamo di Patti Smith. Patti Smith che è un vero e proprio faro che continua a illuminare il cammino di noi tutte. Sua la citazione che apre il libro e sua la citazione che lo chiude. Patti Smith è stata, come dicevi tu, la prima a lamentarsi per la mancanza di modelli femminili nel rock e in effetti quando all'inizio degli anni 70 decide di salire da protagonista sul palco, si guarda un po' intorno e capisce che non ci sono molte altre donne che hanno intrapreso quella strada, quella carriera. Lei lamenta la mancanza di modelli, si guarda intorno e dice il mio modello diventò Keith Richards perché non avevo altre donne intorno a me, quindi mi tagliai i capelli come Keith Richards e iniziai a indossare abiti maschili e da lì anche quel modello estetico che eterna Patti Smith, quindi un modello fortemente maschile. Quindi è stata sicuramente una pioniera in tal senso e continua ad esserlo perché continua ad anticipare le mode, continua ad anticipare le stagioni e io consiglio sempre di ascoltare i dischi di Patti Smith ma anche di leggere i suoi libri, i suoi romanzi, i suoi memoir perché sono davvero ben scritti e sono secondo me dei libri meravigliosi che non mi stanco mai di leggere e rileggere. Pessoal, eu e Laura Gramulha não combinamos isso. Eu não sabia qual seria a resposta dela, obviamente. E
trouxe aqui, olha quem eu trouxe aqui, a minha mulher do rock favorita. Vou vestir aqui essa camiseta para dizer, vejam bem, salve Pat Smith, salvem todas as mulheres do rock. Laura Gramuglia, obrigada por essa entrevista. Ti ringrazio molto per il tuo tempo e la tua gentilezza. Spero di vederti presto in Brasile. Grazie mille, obrigada por tudo, obrigada pelo seu ótimo trabalho. Grazie Daniela, grazie ancora per la pazienza e per tutto.